E ovunque andiamo, tutti ci dicono, ah, italiani, italiani. Io ho deciso di mimetizzarmi da turista americano. Visto che non ho capelli lunghi, nessuno mi scambierà per Niccolò Balini. Abbiamo salutato alcuni dei luoghi più emblematici della Bretagna, dando un'occhiata anche agli annunci immobiliari. Purtroppo il viaggio si avvicina alla sua tappa finale, regalandoci in continuazione luoghi straordinari. Quindi mettetevi comodi, che si parte! Siamo arrivati ai bagni e stasera, insieme agli altri disperati, in mezzo al nada della penisola di Quiberon. Mi sa che siamo riusciti a assimilare anche questo piccolo paese, perché alla fine sembra che anch'esso ci è entrato sotto la pelle. Siamo partiti da Conché e in un'ora e mezzo siamo arrivati, con le solite strade bretoni, a Lochronan. È il prezzo del parcheggio più che onesto. Noi non ci soffermiamo quasi mai sui prezzi delle soste perché alla fine non è nostro. Ma questo posto qua mi ha incuriosito perché la sosta costa 5 euro al giorno, ma se volete potete anche comprare il biglietto annuale, 7 euro. E già dal parcheggio abbiamo un primo assaggio di Lochronan. E già quello che si vede all'ingresso non sembra vero. Questa è praticamente prima casa del paese. Ma questo che si vede, che riprenderemo meglio più tardi perché adesso in controluce, sembra un set cinematografico. Che qua, come in tutte le cittadine francesi, E purtroppo il centro non è chiuso al traffico. per tutti i paesi della Bretagna abbiamo letto che sembrano un set cinematografico. Ma questo, oltre per il suo aspetto, lo è veramente. Oh, ma c'è una creperia aperta con le crepe tutti i gusti più uno. E magari ci fermiamo più tardi. Ma non siamo venuti a Lochronan soltanto perché è stato fondato da un monaco irlandese nel, non so, X-XI secolo. Infatti il paese una volta si chiamava San Ronan. Più che altro siamo venuti a verificare di persona una particolarità di questo paese. Ma guarda il cancello. Pare che c'è una cappella qua vicino. Ed eccola qua, uscita dal bosco. Ma ci sono anche tutte queste casettine. Che questo è un paese medievale vero e puro al 100% è un dato di fatto, ma qua non si vede un segno di modernità e poi vi spiegheremo anche il perché. La cosa più moderna che ho visto finora è quella palma lì. È un'immancabile finestra blu. Ma hai visto che sta crescendo un albero dal tetto della cappella? Oddio! Ma che vetri colorati che sono. Questa è la cappella, ma in questa casa qua, che è già stata protagonista di un film, faranno delle riprese e c'è un signore che sta facendo la manutenzione con soltanto le cesoie a mano. Sembra quasi che vogliono anche mantenerlo con i metodi tradizionali, senza modernità. In tutto il paese non è visibile un solo filo elettrico. Come diceva mai il paese autentico, e per questo fu scelto nelle numerose pellicole cinematografiche, tra quali spicca il film test di Roman Polanski del 1979. Ma la curiosità è che Roman Polanski, a spese della produzione, fece interrare tutti quanti i fili, sia quelli telefonici che quelli elettrici, e diede al paese l'aspetto odierno. E dopo la realizzazione del film sono stati così bravi che non hanno mai alterato l'aspetto esterno medievale del paese. Ma quanto è carina questa casettina qua. È carina anche quella lì, però c'è sempre la signora sulla finestra. Ma tetto di paglia da quanto non lo vediamo. Perché in questa zona sono tutti tetti d'ardesia. Ma guarda che casettina. Con tanto di galline. Sì, ma devo anche sbirciare nell'orto. Non mi sono neanche accorto della porta da ledera. Mi sa che sono ancora finito nel giardino di qualcuno. Dai, usciamo finché non è tardi. Questo? Boh. Abbandonato? Ma queste pietre sono colorate o è il colore naturale? Oh, ma guarda questa porta qua. Ma guarda il portale. Sì, certo, più portale che la porta. Ho una cosa da Lara Croft. No, ma voglio dire, ma qui ogni giardino è una scoperta. Lo so che sembra banale, però guarda che corte che c'è. E questo qua è un pozzo. E invece da qua si vede il mare. Dice di fare attenzione perché la porta è troppo bassa. E pian pianino stiamo arrivando verso quello che dovrebbe essere centro. Perché noi alla fine ci perdiamo sempre. Come vediamo la prima trasversale, andiamo lì e dopo un'ora e mezzo arriviamo a quello che prima vanno a visitare tutti. Porco cane. Ma che posto è?
E qui abbiamo una creperia, davanti vendono le galette, poi un'altra creperia lì dove sta andando Maya, e poi c'è la chiesa dove non si mangia niente, e poi qua c'è un'altra biscotteria. Poi dietro l'angolo c'è un palazzo con tutte le pietre segnate dal tempo, e poi ci sono anche le finestre vetrate a piombo. Beh, è evidente che è un negozio, ma c'è anche un abbaino. È lo stesso palazzo, ma siamo 10 metri più avanti ed è un altro mondo. E ovviamente non c'è nessuno. Senti, andiamo a vedere la chiesa. Andiamo. Avevo letto, anche se non mi sono spoilerato, che quando una giornata così soleggiata, poi ovviamente dipende dall'angolo, dentro ci sono dei riflessi incredibili di luce dalle finestre. Al centro del borgo sorge la chiesa gotica di San Ronan, dedicata al santo irlandese che fondò il villaggio nel X secolo. Le sue vetrate colorate raccontano storie e leggende, compresa quella un po' curiosa, in cui il santo si trovò a scacciare un lupo manaro. Però vi devo dire che dalla scalinata è una delle più belle viste sulla piazza. In tutto il paese le case sono fatte in pietra con i tetti in ardesia, ognuna con proprio stile e la propria personalità. Però quello che abbiamo notato è che hanno fatto una manutenzione senza strafare. Questo vuol dire che tutte le facciate sono senza le crepe, però possiamo vedere che cresce un po' di erba sui tetti e cresce anche molto bene. E sia sulle pietre che i tetti in ardesia si vedono i segni del tempo. L'intero centro storico è classificato come monumento storico dal 1924, un riconoscimento raro per un borgo intero e non solo per singoli edifici. È evidente che i lavori di conservazione sono stati eseguiti con grande cura, ma dopo la consolidazione strutturale hanno permesso che il tempo lasciasse il suo segno sulla pietra, rendendolo ancora più autentico. È il suo posto preferito. Passeggiando tra le vie di Locronan è impossibile resistere alle botteghe artigianali. Il lino lavorato a Locronan è così resistente che le vele di alcune navi delle compagnie delle Indie provenivano proprio da qui. Varie volte abbiamo detto che quando si visita un posto bisogna fermarsi un attimino per riuscire a assimilarlo, comprenderlo meglio. Ma qui in Bretagna sembra ancora di più. Quando siamo arrivati, questa era soltanto una bellissima piazza. Ora continua a essere bellissima piazza, ma con 1.000.000 di dettagli che vale la pena ad osservare. Si racconta che un tempo il campanile fosse il punto più alto della zona e che durante le notti di tempesta servisse come faro improvvisato per i marinai. Come indicazione per un negozio di souvenir è il massimo. Allora, questa la devo dire. In Bretagna ci sono tantissime biscotterie. Poi non so se è la stessa cosa in tutta la Francia, ma quello che ho notato, se andate nel supermercato, praticamente non trovate dei biscotti come da noi, ai cereali integrali, quasi introvabili. Senza zucchero non ne parliamo nemmeno. E queste sono mele da sidro, quelle piccoline. A proposito del sidro, in croato ancora si dice sidro, la stessa identica pronuncia. Allora cosa hai preso? Finalmente la crepe? Io ho preso la crepe con le mele e burro caramellato, le mele caramellate. Io ho preso quella con burro salato e il cioccolato. Poi il cioccolato dovrebbe essere quello amaro. Hai provato? Sì, ho assaggiato, dentro ci sono pezzettini di mela, mi piace. Ora intanto lo divido metà a te e metà a me, perché poi ovviamente dopo si scambia. Si sente caramello salato? Sì, però guarda, sta arrivando pian pianino, non lo senti subito. Adesso c'è il contrasto con il cioccolato, amaro, buonissimo. In realtà è il caramello al burro salato, non mi sono espresso bene. Ora si è preso il mio. E ora proviamo quello con la mela caramellata. Un pochettino troppo dolce anche questo. È un po' di vento. Arrivato all'improvviso. Passata la prima fame, devo dire, no, non è che non era male, però queste crepe qua non sono fatte al momento. Probabilmente l'hanno fatto stamattina e si sente. Non hanno niente a che fare con quella che abbiamo mangiato a San Malo per 3,50 €. Però vabbè, è un posto turistico e comunque con 12 € abbiamo pranzato. Ma le crepe bisogna veramente scegliere bene il posto dove mangiarle. E noi l'avevamo scelto bene, purtroppo era al completo. Ma anche il secondo posto, la seconda scelta era al completo. Ma guarda che macchinina che ci abbiamo accanto. Come ti sembra la visita a Locronan?
Piaciuta tantissimo, anzi io vorrei trasferirmi. Scherzi a parte, è un posto molto molto turistico, però c'ha una sua anima, basta vedere i signori di una certa età trovarsi in piazza e mangiare le loro baguette. E con questa notizia bomba scappiamo nella natura. Lasciando il parcheggio ci siamo accorti che il prezzo è talmente vantaggioso che viene utilizzato anche da escursionisti e non solo da chi vuole visitare lo Cronan. Poi le solite strade deserte, annunci delle feste nello stile francese e le strade che costeggiavano la costa. In un'ora arriviamo alla destinazione, ma con un vento che ancora non abbiamo sperimentato in questo viaggio. Siamo arrivati a Pointe Duran e io ho voluto fare un test. Ho chiesto a ChatGPT di darmi qualche informazione, anche se l'avevo già. E ci ha detto che ci accoglierà il rumore delle onde vento nei capelli. Ok, non ho parlato della nausea perché ci siamo fermati prima a bere caffè. Il camper balla talmente tanto che ormai mi serve la pastiglia contro mal di mare. E infatti adesso stiamo pensando come faremo a fare il giro. Ma una cosa è sicura, andiamo a dormire da qualche altra parte, magari andiamo verso Quimper. Purtroppo con le telecamere stabilizzate non si riesce a vedere quanto ci fa dondolare. Apri una raffica dietro l'altra. Ce la fai? Ce l'ho fatta! E questo non arriva, soltanto partenza. E come ogni punto che si rispetti c'è la postazione della Marina Militare. C'era anche a Point Saint-Mathieu. A proposito di Point Saint-Mathieu, con che è uno degli ultimi posti che abbiamo visitato, cerchiamo prima di non romperci qualcosa. Guarda, ora ti spiego. Dai. Quella punta lì, anche se non c'è nessuno parcheggiato, è Point du Van, proprio si scrive Van, ma proprio non c'è parcheggiato nessuno. Invece, dall'altra parte della baia, adesso non so se con telefono riuscire a riprendere, sì, si vede un po' in lontananza, è lì che le conché è Point Saint-Mathieu. Ci sei? Arrivo. E come si vede siamo sempre a Finisterre. Wow! Ma ora concentriamoci su questa costa, è pazzesca! Ma guarda questo faraglione sotto! E questo è bellissimo. Piacerebbe scendere. Anche a me. Noi ora andiamo di là, anche se un po' in controluce. Ormai parecchie volte abbiamo nominato il sentiero GR34 e proprio con quello arriveremo in punta. E sta aumentando il vento. Ed eccolo qua, viene chiamato anche il sentiero dei doganieri. Ma questo non è un sentiero che si percorre in un giorno, perché è lungo circa 2000-2100 km, perché parte da Mont Saint-Michel e finisce a Saint-Nazaire nella parte della Loira, insomma. È la spina dorsale della costa bretone ed è stato chiamato il percorso dei doganieri semplicemente perché i doganieri, poveracci, nel XVIII secolo dovevano pattugliare tutta questa costa contro i contrabbandieri e i pirati. Nel 2018 è stato eletto il sentiero preferito dai francesi. Sai cosa si dice in giro? Cosa? Che questa punta è il suo tratto più bello e più scenografico. Io sono d'accordo. E si vede anche il faro. È un po' tanto in controluce, però si vede. Madonna, mi sposta. Sai cosa dobbiamo fare noi oggi? Cosa? Dobbiamo fare il sentiero lungo questa costa ventosa per circa 6 km. Certo. Però è questa immagine che vorrei portarmi a casa se non mi porta via il vento. Più vicino c'è anche una croce celtica, ma non andiamo perché c'è troppo vento. Ma ho notato da come ci stiamo allontanando da Saint-Malo, da dove siamo entrati in Bretagna, arriviamo verso questa punta occidentale, i segni celtici aumentano sempre di più, sia nell'architettura che nelle librerie, le croci. Insomma, mi sembra di essere stato ieri su Hill of Tara, dove è la culla della cultura celtica. E lui pensa sempre all'Irlanda. Ora andiamo a cercare un posticino per dormire. Ci vediamo domani. Partendo abbiamo imboccato la strada che va verso Point du Van. E proprio lì, in mezzo alle due punte, c'è la spiaggia piena di surfisti, con la possibilità di sosta, a quanto pare gratuita. Spettacolare!
È buongiornissimo, tra poco dovrebbe smettere di piovere. Ma avete visto che vicini di piazzola che abbiamo? Non credere, siamo in Francia fuori stagione e abbiamo avuto problemi a trovare dove fermarsi ieri sera, perché c'era una fiera dell'antiquariato a Quimper, quindi siamo andati un pochettino avanti e abbiamo trovato un campeggio con una posizione niente male. Con i nostri ombrellini dell'800. Non piove più. Charlie è proprio lì dietro e qui siamo al mare. Anche se è nuvolo, a me piace. E immagino che è difficile descrivere quanto sono enormi questi massi. Forse si riesce a confrontare con quella signora laggiù. C'è anche un accesso alla spiaggetta e qui c'è sentiero per arrivare in città. Finalmente si vede qualche barca all'orizzonte. E dopo neanche 5 minuti, eccoci arrivati. Benvenuti a Concarneau. Qui ingresso nel porto è la parte vecchia della città. Mentre noi andiamo prima a Villeclose. Oh, ma hai visto il veliero? Bellissimo! Ma qui è troppo bello, la gente che si saluta per strada, salutano i pescatori. Cioè si vede che la gente vive, non è soltanto un posto turistico. Noi non siamo arrivati dalla solita parte attraverso il ponte levatoio, quindi per attraversare dobbiamo prendere un traghetto. Lì stanno trainando fuori dal porto una barca da regata. Stanno issando la randa. Oh, cosa darei per salirci su? Quando uno c'ha vento nel sangue si emoziona per queste cose. E si è rimesso a piovigginare di nuovo. Spero che non serve moneta. Troppo comodo questo servizio. Il costo è di €1, però ne vale l'esperienza. Si chiama Villeclose ed è una vera fortezza. Cioè, città chiusa. Dobbiamo nascondere le camere. E nella speranza che smetta di piovere siamo arrivati dall'altra parte e qui si entra attraverso questo piccolo ponte. Ma guarda quest'ancora. Beh, ormai è chiaro che questa era una vera fortezza. Per tutte quelle ragioni che abbiamo già spiegato per le altre città nei giorni scorsi, pirati, bucanieri, corsari, la posizione strategica, eccetera. C'è un bel ma prima di arrivare al vediamo com'è qua su. Sembra veramente, ma veramente solida, doppia cinta muraria, le feritoie ad ogni angolo, muri spessissimi, anche se oggi qua dominano i fiori e c'è anche marea bassa. Questo è Bastione. Wow, sai come mi sento? Come un unico pirla con ombrello, ma devo proteggere la telecamera. Guarda questo, altro che doppia, tripla cinta muraria. Cos'è questo? Mi sa che queste erano le mura di una fortezza precedente prima di essere ampliata. È talmente palese. È stata ampliata nel 400. E non male che c'è qualcuno che legge. Prima pensavo di parcheggiare lì, qua ti arriva un altro camper. C'è pure la torretta della campana. Prossima scendiamo, qui tira troppo il vento. Troppo. E come dicevo, esternamente una inespugnabile fortezza di granito. Invece all'interno è una carina cittadina medievale. Ovviamente ora dominano i negozi per i turisti. Però in questi negozi potete trovare un faro creato con zucchero e cioccolato. Penso che qui sono riuniti tutti i stili che abbiamo visto in Bretagna e non. La scelta è veramente ampia. Tutto costa veramente tanto. Beh, rispetto a tutte le altre città che abbiamo visto fino adesso, qua tutto costa doppio e sono sempre gli stessi prodotti. Qui invece non vendono assolutamente niente. Questa piccola cappella era una cappella dell'ospedale dove c'erano 10 infermiere e 10 aiutanti che aiutavano i malati a fare le preghiere perché non potevano spostarsi ovviamente in chiesa. Invece qui troviamo un blu diverso. Eh sì, lo chiamano blu sardina. Prima di blu sardina volevo comunque far vedere un negozio. Queste sono tutte piante vive. Queste pendono per esempio dalla noce di cocco. Anzi, sono quasi tutte fatte con la noce di cocco. E poi la signora qua un angolo che non so neanche se andare a descriverlo, a partire dalla rete, la vecchia bicicletta e tutti i suoi prodotti, ma poi è decorata anche tutta la parte sopra il negozio. In ogni paesino della Bretagna abbiamo visto almeno un negozio che vende le scatole con le sardine. Ed eccole. E fino all'800 questa cittadina era uno dei grandissimi centri per la pesca alla sardina, quindi la città profumava intensamente, dicesi.
E poi all'inizio del Novecento sardine stavano per scomparire, non si sa se era per la troppa pesca o per i cicli naturali, però alla fine sembra che sono mantenute ancora fino al giorno d'oggi, non in quelle quantità. E questo sembra un altro negozio artigianale, fa le amache, da quelle grandi a quelle piccole. Dentro c'è di tutto. E poi guarda questo. Aperto il mio dolce preferito qua in Bretagna. Oh, ma li stanno facendo proprio. Wow. Guarda. E qui ancora stanno creando tutto a mano davanti ai vostri occhi. E in Bretagna la bandiera è onnipresente. Almeno una volta volevamo avere l'esperienza francese completa. Crème Café qui in avanti. E a proposito di pescatori, qui a metà agosto si svolge un festival Filet Blu, che non vuol dire filetti blu, ma le reti blu, ed è un festival con un sacco di costumi tradizionali e musiche celtiche. Ma la particolarità del festival è che è nato proprio per aiutare i pescatori. Sei sicuro che si può pucciare? No. Vi ricordate pure che noi in Croazia mangiamo quello con il formaggio? Ecco, questa è la versione bretone solo dolce. Infatti mi sa che dovremmo introdurlo anche in Croazia. Chissà, magari. Beh, è ovvio che non è nostro caffè, però non è neanche una ciofega. Lo so che è difficile da credere, ma non è male. Questa sosta qui ci voleva proprio, perché alla fine siamo riusciti veramente a goderci questa bellissima piazza. E comunque c'è una nota salata in fondo in fondo. Ma guarda questo passaggio qua. Le chiamano porte del vino perché a quanto pare questa qua non era unica. Quando all'epoca venivano le navi nel porto e portavano il Bordeaux, le botti piene di Bordeaux, le trasportavano tramite queste porte qua. Tolti i tavoli sarebbe un ottimo set cinematografico. Ovviamente lo è già stato, ma non abbiamo approfondito più di tanto. Oh, guarda, un altro negozio con le sardine e i prodotti del mare in generale. I negozi con le conserve vanno alla grande. E guarda qua, con i colori di Concarneau c'è un altro artigiano. Vola. Sì. E nonostante metto delle ultime settimane mi mancherà il mare bretone. E soprattutto loro, i miei amici gabbiani. Ci vediamo, Gino. Però bisogna richiudersi. Approfittando della pioggia ci spostiamo e attraverso un ponte arriviamo a Ponthaven. E dopo qualche ora ha smesso di piovere. Era ora. Oh, il primo palazzo della via è una galleria d'arte. Ma in questa via sono tutte gallerie d'arte. Lì un'altra, quarta, quinta. Vi risparmiamo la conta delle gallerie che stavamo facendo, visto che ogni vetrino è una galleria. So che si vede poco, ma sono stupendi. A parte qualche biscotteria, che come gallerie fanno parte della storia della città. Stile bretone top one. Siamo arrivati ai bagni, cioè al ponte. All'inizio del nostro viaggio ci siamo fermati a Giverny, nella casa di Claude Monet, e lì abbiamo visto un ritratto di Paul Gauguin. E ora che siamo arrivati alla fine del nostro viaggio siamo a Ponthaven, dove Paul Gauguin fondò una scuola. Negli anni 80 dell'Ottocento Paul Gauguin, stanco della vita parigina, venne qua in cerca di un po' di tranquillità e formò la scuola di pittura di Ponthaven. E dall'altra parte c'era quello che una volta era mulino e ora è un ristorante. È la colomba del mulino. Ed eccolo il mulino, cioè ristorante. C'ha pure la stella Michelin. Un'altra cosa che ha reso famoso Ponthaven, i suoi biscotti. O meglio dire, le galette de Ponthaven. Più di 100 anni fa, quando Gauguin arrivò qua con la sua troupe dei giovani pittori, riuscivano sicuramente a trovare l'ispirazione e pace per dipingere le loro opere, mentre artisti odierni riescono soprattutto a trovare il mercato. E a proposito di ispirazione, siamo arrivati al Bosco d'Amore. Ma perché siamo venuti in questo posto e cosa c'entra con ispirazione? Il Bosco d'Amore, ovvero la passeggiata lungo il fiume, era la fonte continua di ispirazione per Gauguin e per i suoi amici pittori. Diciamo le cose come stanno. Per il Bosco d'Amore, per questa passeggiata, vale veramente la pena di venire a Ponthaven. Noi di solito non siamo mai critici verso i posti che visitiamo perché i gusti sono i gusti. Ma Ponthaven è veramente troppo caotica, anche perché è piccola. Non è possibile arrivare o lasciare la Bretagna senza passare da Carnac e il suo mare di megaliti. Molti evitano questi siti per eccessiva presenza dei turisti, allora dovreste evitare anche Bretagna. Ma se passate verso l'ora di chiusura, cambia tutto.
Ci troviamo a Karnak, ma non in quello di Egitto vicino a Luxor. Ci troviamo in uno dei siti megalitici più importanti del mondo. In questa zona qua si trovano più di 3.000 megaliti tra Menhir e Dolmen. Noi in questo momento ci siamo fermati al Menek e qua ci sono più di 1.000 menhir disposti in 11 file. Secondo il folklore bretone, i menhir sarebbero i soldati di un esercito romano pietrificato da San Cornelio. Hanno 6.000 anni, quindi sono più vecchi delle piramidi e di Stonehenge e nessuno ha mai capito quale era la loro funzione. Ovviamente, prima cosa della quale si parla sono osservatori astronomici, poi c'è chi addirittura ha detto che si tratta di un parcheggio per le astronavi, ma alla fine la cosa è molto semplice e molto ovvia. Li vendeva Obelix per vivere e nessuno ha mai osato rifiutarsi ad acquistarli. Ma visto il peso di questi massi e l'epoca nella quale sono stati eretti, la leggenda che parla di San Cornelio è plausibile, nel caso non crediate nella mia teoria di Obelix. E con questa notizia bomba mandiamo ChatGPT in pensione. Visitare Karnak e non fare almeno un giro nella penisola di Quiberon non si può. Noi siamo andati soltanto per dormire e non ci siamo pentiti. Non è la nostra ultima notte in Francia, ma è ultima al mare. E vi auguriamo buonanotte da Penisola di Quiberon. Notte! Se ora vi aspettate un timelapse in controluce di noi due come mangiamo, vi sbagliate di grosso. Battute a parte, eravamo troppo stanchi per filmare qualsiasi cosa, poi ogni tanto non è che abbiamo voglia di condividere proprio tutto. E stasera, insieme agli altri disperati, in mezzo al nado del Penisola di Quiberon. Questo sembrano i cefali. Benvenuti a Van, sperando che si pronuncia così. Abbiamo dimenticato i microfoni, quindi quello che si sente, il resto ve lo metteremo in voice over. E ora lasciamo il porto ed entriamo nel centro storico, forse si sentirà meglio. Anche perché c'è meno traffico, poi guarda qua. Eh sì, qui ci accolgono le case a graticcio e non solo. E ci accoglie anche Medioevo in persona. Le persone di solito cominciano tour della Bretagna partendo qua da Van, invece la nostra è l'ultima tappa. Non ce la faranno mai. Magari un frigo un po' più piccolo, no? Dopo San Paolo, la nostra prima tappa bretone era a Dinan, dove siamo stati letteralmente travolti dalle case a graticcio. Ma vedo che qua non sarà da meno. In un giro della Bretagna che si rispetti Van è una tappa obbligatoria, ma poi c'è anche una curiosità sul suo nome, ma di quello parliamo quando arriviamo sulle mura, perché ci sono anche le mura. Un po' peccato che quello è un cortile privato. Vabbè, bar pieni tavolini all'esterno ci sono in tutta la Francia, ma se ti dimentichi che sei in Bretagna c'è sempre l'insegna in piazza che te lo ricorda. Io dipingerei tutto, ma proprio tutto di questo colore qua. Quando si dice Francia, io penso a questo. Vabbè che i fiori sono di plastica, ma sono belli lo stesso. A differenza di Dinan, qui le case si vedono meglio perché c'è più spazio. Le case a graticcio sotto il peso di tempo diventano o inclinate o storte, queste tutti e due. C'è una famosa disciplina che da noi non c'è, corriamo nei centri storici, ma prima di salire sulle mura siamo arrivati nel quartiere giusto. Sì, il quartiere è giusto, ma Qua fanno dei lavori, non si sente niente. Il cuore della città è la cattedrale di San Pietro, costruita in stili diversi, ma ovviamente in fase di ristrutturazione. Van, capitale storica del Morbihan, è uno di quei posti che sembrano usciti da un libro di storia. L'abbiamo detto anche per Dinan, ma a differenza di quest'ultimo, qui le case sono ancora più imponenti e i colori sembrano più accesi. Tutto quello è dovuto sicuramente alla presenza di maggior spazio a disposizione, il quale permette di ammirare questi edifici più facilmente. Ma non dovete assolutamente fare errore di confrontare le due città, sarebbe come fare il confronto tra i figli. La maggior parte delle case le trovate in piazza Enrico IV, però anche tutta l'atmosfera che si respira in questa piazza qua riporta indietro in tempo. Purtroppo non possiamo descrivervela in diretta perché in questo momento sentiamo i rumori provenire da 4 punti diversi perché stanno facendo ristrutturazioni. Van è quel genere di posto che ti permette di passeggiare senza meta. E dire che il passare del tempo si vede in ogni singola trave. Siamo infilati nella via San Salomon, che è un pochettino stretta, come quella a Dinan,
Infatti qui c'è una delle case più particolari. La casa è riconoscibile da questi 4 pilastri ornati da 4 sculture. Una è orso e una è un leone, se non sbaglio. Subito accanto possiamo vedere come è ripieno il graticcio. Qui tra le travi si vede il ripieno, penso quello originale, fatto con il fango e la paglia. Invece fango e paglia appoggiano su quelle piccole traversine in legno e poi tutto viene coperto con un strato di malta abbastanza sottile. Ma qua l'isolamento funziona benissimo. Ma guarda che vista assurda! Andiamo sulle mura, così vediamo i giardini. Ed eccoci arrivati. E da qui, dalle mura, potete soprattutto ammirare i giardini alla francese con migliaia di fiori. Poi siamo in Francia. Ma torniamo un attimo sul nome. Souvance proviene da una parola celtica, Veneti, anche se non credo che si pronuncia così, perché era il popolo celtico che ha fondato la città ancora prima dell'arrivo dei Romani. E non soltanto in città, ma anche nei giardini ci sono dei lavori in corso. Ormai siamo alla fine, ma in realtà non abbiamo mai parlato esplicitamente del fatto che intera Bretagna è stata fondata dal popolo celtico. Infatti i bretoni sono un popolo veramente, veramente duro. Si vede dalla vita che fanno, dalle città che hanno costruito e come le hanno mantenute. Però vi posso dire una cosa, sono estremamente, ma estremamente gentili. Anche se il video non è ancora finito, approfittiamo di questa pausa pranzo qui a Vannes dove è tutto quanto chiuso per salutarvi. Anche questo viaggio è finito, però ci portiamo a casa le storie, le persone, i chilometri. E soprattutto ci portiamo oceano, pioggia, vento, pioggia e tante croissant e pane au chocolat. Anche le crepe. Anche le crepe. Comunque iscrivetevi al canale soltanto se vi piace questa tipologia di viaggio. E se il viaggio vi è piaciuto, lasciateci commento. Anche un like. Dicesi che la Francia è un paese incredibilmente caro, dalle autostrade alla cucina. Ma è davvero così? Per rispondere a questa e alle altre domande abbiamo realizzato questo video. Francia, istruzioni per uso, anzi per il viaggio. Nel prossimo episodio vi sveleremo non soltanto quanto abbiamo speso, ma anche dove abbiamo dormito o parcheggiato. Tutte le informazioni pratiche in un unico video. Ora, non ci resta che realizzarlo.